Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di come fare un'analisi esplorativa dei dati utilizzando Python e la libreria Pandas. Per iniziare dobbiamo assicurarci di avere la libreria Pandas installata. Oggi ho intenzione di utilizzare il notebook Jupyter per il nostro esempio, che è un ottimo strumento per lavorare interattivamente con i dati. Il link in descrizione vi lascerò il procedimento per l'installazione di notebook Jupyter e magari in seguito ci farò un video. Innanzitutto dobbiamo creare un nuovo blocco di codice, quindi qui comparirà code o markdown, noi cliccheremo code. Dopodiché dobbiamo procedere con l'installazione della libreria Pandas. Per fare ciò su un notebook Jupyter dobbiamo digitare punto esclamativo pip install pandas. In questo modo procederà a installare la libreria pandas. Nel mio specifico caso, in teoria dovrei aver già installato la libreria. Dovrà restituire un messaggio che le librerie appunto sono già state installate. Una volta installata la libreria, procediamo con l'importazione della libreria nel nostro codice. Quindi mettiamo un commento importazione libreria pandas e quindi procederemo all'importazione import pandas e ci aggiungiamo anche un alias in modo tale che ogni volta che dobbiamo richiamare la libreria non utilizzeremo il nome completo pandas, ma potremo per esempio chiamarlo pd. Quindi ogni volta quando mi servirà la libreria pandas, piuttosto che utilizzare il nome completo pandas, basta digitare pd e utilizzerò la libreria. Eseguiamo anche questo codice. Ok, ha effettuato l'importazione. Ora procediamo al caricamento del dataset, quindi per fare ciò creiamo un nuovo blocco di codice, mettiamo il commento caricare dataset e procediamo al caricamento. Creiamo un DF, ovvero un data frame, e utilizziamo, come ho spiegato prima, la libreria pandas utilizzando l'alias pd. Punto. Utilizziamo la funzione read csv per leggere il nostro file, quindi read underscore csv. Tra le parentesi inseriamo il nome del file csv oppure il percorso del nostro file. Quindi apriamo le virgolette e inseriamo il nome del nostro file, dataset esempio csv in questo caso. Questo dataset lo potete scaricare, il link in descrizione, e vi consiglio di inserirlo all'interno della stessa cartella di questo notebook Jupyter o del vostro file Python. Eseguiamo il codice. Ok, in questo caso ha caricato correttamente il file CSV. Ora procediamo a visualizzare le prime righe del nostro dataset per avere un'idea di ciò che troveremo all'interno. Creiamo un nuovo blocco di codice, aggiungiamo il commento visualizzare prime righe del dataset, chiamiamo il df che abbiamo creato prima e che equivale alla lettura del nostro dataset, quindi df punto e utilizziamo la funzione add. In questo modo noi avremo una visuale delle prime 5 righe del nostro dataset, infatti eseguendo il codice ci vengono mostrate le prime 5 righe del nostro dataset, quindi qui avremo le colonne nome, età, altezza, peso, genere, punteggio e le righe da 0 a 4, quindi le prime 5 righe. Possiamo anche modificare la grandezza delle righe da visualizzare, infatti all'interno della tonda possiamo mettere un valore al di sopra del 5, per esempio possiamo mettere 10. In questo caso verranno mostrate appunto le prime 10 righe. Ora che abbiamo caricato i dati possiamo esplorarli, possiamo usare quindi come abbiamo fatto add per vedere le prime righe del dataset, oppure possiamo anche utilizzare per esempio info per ottenere informazioni sulle colonne e i tipi di dati del nostro dataset. Quindi procediamo subito, nuovo blocco di codice, mettiamo il commento visualizzare info del nostro
dataset. Utilizziamo la funzione come prima, utilizziamo quindi al posto di add la funzione info, quindi df.info aperte tonde. Eseguiamo il codice, ci vengono mostrate tutte le informazioni riguardanti alle nostre colonne. In questo caso possiamo visualizzare che abbiamo 6 colonne e di queste 6 colonne possiamo determinare la tipologia, il type, quindi possiamo sapere che la colonna nome è di tipo oggetto, quindi categorico, stessa ugualmente per genere, mentre l'età la colonna dell'età ha valori interi, mentre altezza, peso e punteggio hanno dei valori float. Inoltre possiamo anche visualizzare la completezza dei nostri dati in quanto su 56 valori, 56 non sono nulli e questo vale anche per le altre colonne, quindi vuol dire che il nostro dataset è abbastanza completo. Guardando attentamente l'info del nostro dataset, in realtà possiamo notare che non tutte le colonne sono al completo. Infatti, per esempio, la colonna altezza ha 54 valori non nulli, però su un totale di 56. Questo quindi ci fa capire che mancano, che due valori sono nulli. Ugualmente la colonna peso ha un valore nullo, in quanto su 56 valori solo 55 sono non nulli. Possiamo quindi utilizzare una funzione per avere delle informazioni statistiche del nostro dataset, quindi utilizziamo la funzione describe per avere queste informazioni, quindi aggiungiamo il commento visualizzare informazioni statistiche. Usiamo la funzione describe, quindi df.describe aperte tonde. Eseguiamo il codice. Qui ci vengono mostrate le informazioni statistiche delle nostre 4 colonne numeriche, quindi interi e float, e ci vengono mostrati il numero totale di valori, quindi l'età ne ha 56 su 56, l'altezza ne ha 54 in quanto 2 erano nulli, il peso 55 e così via. Min rappresenta il valore medio per ogni colonna, quindi in questo caso nella colonna età il valore medio è 28 circa, mentre nell'altezza per esempio 172 centimetri. STD rappresenta la deviazione standard, quindi quanto un valore differisce dal il valore medio. Poi vengono rappresentati il minimo, min, e il valore massimo per ciascuna colonna e 25%, 50% e 75% rappresentano i quartili per ciascuna colonna numerica. Possiamo anche visualizzare quanto sia grande il nostro dataset per avere un'idea di quante righe, quante colonne abbiamo a che fare e su cui dobbiamo lavorare. Quindi creiamo un nuovo codice, aggiungiamo il commento visualizzare grandezza dataset ed eseguiamo il codice, quindi df.shape. Eseguiamo il codice e ci vengono mostrati che sono presenti 56 che equivalgono alle righe e 6 che rappresentano le colonne presenti nel nostro dataset. Arrivato in questo momento la fase di analisi del nostro dataset è abbastanza completata, anche se in teoria, come abbiamo visto dai valori nulli presenti, richiede una pulizia dei dati. Quindi dobbiamo controllare se ci sono dei valori mancanti e decidere come gestirli. Per verificare i valori mancanti utilizziamo la funzione isNull, quindi mettiamoci all'opera, nuovo codice, aggiungiamo il commento verificare valori mancanti, creiamo una variabile valori mancanti e aggiungiamo la funzione isNull di cui faremo anche la somma, quindi sommeremo i valori mancanti, quindi df.isNull e in più eseguiamo la somma di questi valori mancanti, quindi punto sum. Eseguiamo il codice e ora printiamo, quindi stampiamo quanti sono i valori mancanti, quindi print aperta tonda e aggiungiamo valori underscore mancanti. Printiamo
e ci vengono mostrate per ciascuna colonna quanti sono i valori mancanti. Quindi per la colonna nome, età, genere, punteggio abbiamo 56 valori su 56, mentre per altezza ne abbiamo 54 su 56 e peso ne abbiamo 55 su 56. Abbiamo un valore mancante. Possiamo quindi decidere come comportarci. Nel nostro caso abbiamo la quantità dei valori mancanti è molto piccola, abbiamo in totale 3 valori mancanti, quindi possiamo anche decidere di eliminare questi valori mancanti. In altre situazioni, con dataset molto più grandi e molti più valori mancanti, in realtà si deve decidere in base alle proprie esigenze, in base anche a quanta è la percentuale di valori mancanti, come agire. Non sempre eliminare le righe con i valori mancanti è la soluzione migliore. Nel nostro caso la differenza è proprio minima, quindi procediamo a rimuovere le righe con i valori mancanti. Nuovo blocco di codice, rimozione valori mancanti. Aggiorniamo quindi il nostro dataset, quindi df uguale, in questo modo sovrascriviamo al nostro df creato all'inizio, quindi al nostro dataset, lo sovrascriviamo con un dataset con le colonne che adesso toglieremo. Quindi df.drop na aperta tonde. In questo modo toglieremo le righe con i valori mancanti e aggiorneremo il nostro dataset eliminando appunto quelle righe. Creiamo un nuovo codice e visualizziamo se il nostro data frame ha ancora i valori mancanti o se sono stati aggiornati. Quindi df.isNull, aperta tonda, .sum, aperta tonda. Eseguiamo il codice e come possiamo vedere adesso le nostre colonne non hanno nessun valore mancante perché sono stati eliminati. Infatti nella versione precedente possiamo vedere che altezza e peso hanno rispettivamente 2 e 1 valori mancanti e in questo caso ne hanno 0 e 0. In più, se noi eseguiamo la funzione df.shape, possiamo anche notare che il nostro dataframe ha perso 3 righe, in quanto quelle 3 righe avevano dei valori mancanti e con la funzione df.dropNa abbiamo eliminato quelle righe. In questo modo abbiamo pulito definitivamente il nostro dataset dai valori mancanti. In questo video abbiamo visto come fare un'analisi esplorativa dei dati utili utilizzando Python e Pandas, abbiamo caricato i dati, esplorato le prime informazioni e pulito i dati e fatto anche alcune analisi preliminari come per esempio vedere la presenza di valori nulli oppure eliminare i valori nulli oppure vedere alcune informazioni statistiche. Nei prossimi video avrei intenzione di esplorare altre tecniche e avanzate di analisi dei dati. Se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like.